Dottore! Dottore! Risparmia il fiato, ragazzo. Qua non ce ne sono dottori, questa è l'anticamera dell'inferno. E all'inferno non ci sono dottori. Ma non vedi che sta morendo? Ha pezzi di granata dappertutto! A vederti non sembri un pezzente come gli altri. Cosa facevi prima di essere arruolato? Aiutavi i tuoi in bottega, studiavi o cos'altro? Mio padre faceva il falegname e Dio gli dava una mano. Un falegname. Immagino che il suo lavoro si sia ridotto ormai solo a fabbricare bar. Ciao, fumati una sigaretta, va. No, non fumo. Già, ti si legge in faccia che sei un bravo ragazzo. Scommetto che non ti sei fatto ancora una bella scopata. Ma com'è possibile che qui non ci sia nessuno? Dottore! Dottore! Eccomi, sono da solo qui. Da solo? E dove sono i medici? Medici. E che ne vedi più da queste parti? Comunque, questo qui è morto. Morto? Sì, morto, andato, caput. Capisci cosa intendo? Ora andiamo a farci un corso, dai. Offro io, dai. Avanti! Generale, mi ha fatto chiamare? Sì, come procede nel nostro settore? Molto male, signore. Il nemico ha sfondato il settore ovest. Con 2 colpi di mortaio ha fatto crollare l'Armenia. Siamo quasi a corto di munizioni. Come immaginavo. La situazione è davvero così grave, signore? Questa era vicina. Già. Il nemico sta aggiustando la mira. Dicevamo, sì, la situazione è grave. Mi hanno inviato il comunicato che sarà distribuito dal ministro della propaganda. Glielo leggo, colonnello. I ripetuti attacchi disperati delle truppe nemiche si sono infranti contro il settore ovest e sono stati respinti dall'8ª armata. I nostri valorosi soldati, battendosi in difesa della patria, hanno inflitto alle truppe nemiche molte perdite. Siamo pronti per un vigoroso e decisivo attacco finale. Interessante, generale, davvero. In realtà tutto il fronte sta crollando e lo sa benissimo anche lei. Certo, le nostre truppe sono allo sbando, basta vedere quanti feriti ci sono fuori da quella porta. In più siamo a corti di munizioni, me l'ha detto lei, colonnello. Con tutto il rispetto, generale, permette una domanda. Prego, colonnello. Se la situazione è questa e lo vede anche lei, perché ostinarsi a combattere? Mandiamo una delegazione, trattiamo, prima che il nemico sfondi le linee. Questo è disfattismo, caro colonnello. La potrei fare fucilare, lo sa? Generale, ha detto anche lei che... Per favore, vada a vedere cosa succede. Sì, signore. Signore, ho avuto l'ordine di portare qui questa borsa e di consegnarla a un graduato ed è quello che stavo cercando di spiegare al caporale. Cosa sono? Sono lettere, a questi idioti già ce l'ho spiegato, che la posta è sospesa 3 mesi e questa roba non deve arrivare nemmeno al fronte. Con tutto il rispetto, signore, siamo in una scuola elementare. Il fronte non si sa più neanche dove sia. Ragazzino, fai come ti pare e togliti dai piedi. Con permesso, signore, mi è stato ordinato di portare qui questa borsa e io la lascio qui. Ordine! Il fronte sta crollando e voi discutete ancora di queste cose. Tu! Chi ti ha ordinato di portare qui questa roba? Il tenente Margheri. È un ricchione, tenente Margheri. Caporale, un'altra battuta del genere la faccio fucilare. Il tenente Margheri deve essersi sbagliato. La distribuzione della posta è interrotta. Figuriamoci, non ci fanno arrivare nemmeno le munizioni. Caporale, nome e numero di matricola, adesso. Caporale Oreste Taddeo, Corpo Meridionale, 5ª Brigata. Bene, la smetta di fare pagliaccio. Pagliaccio io, signor colonnello. Credo nel corpo dell'esercito e mi batto per la mia patria, signor colonnello. Si tolga dai piedi, sacco di letame. Agli ordini, signor colonnello. E tu, nome e numero di matricola, subito. Soldato Filippo Scanzi, 5ª Brigata, Corpo d'Armata Meridionale. Porta lettere, signore. Signore, cosa ne facciamo di questa borsa? Se ne occuperà il generale, tu puoi andare. Allora, che c'è? Della corrispondenza, signor generale, bisognerà distribuirla.
Incredibile, signor Coronello. Il mondo sta andando a malora e la gente c'ha ancora voglia di scrivere lettere. È vero, signor generale, ma lo immagini come un rito? Forse per qualcuno che ha perso tutto, scrivere soltanto un altro modo per provare a fermare lo scorrere del tempo o propiziare chissà che cosa. È così dalla notte dei tempi, generale. Fin da quando gli uomini primitivi disegnavano sui muri delle loro grotte gli animali che avrebbero cacciato il giorno dopo. Voglio raccontare una storia, signor Coronello. Un giorno il primo ministro della Repubblica mi disse che è così che deve essere un paese che va in guerra. Gli occhi che non si consumano sui libri restano sani per prendere meglio la mira. La nazione deve avere la forma di una piramide affinché non crolli sotto il suo peso. Che c'è ancora? Chiedo scusa, signor generale. Colonnello Junio Dotti, primo corpo dell'armata. Sì, vai al sodo, il generale non ha tempo da perdere. Si è diffusa voce tra i soldati di alcune lettere arrivate, lettere da casa. Ecco, io sarei disponibile a leggere ai miei compagni feriti. Dunque sai leggere? Sì, signore. Strano che non gli abbiano appiccicato un grado su un braccio. Se vuole controllo il suo stato di servizio, signore, sempre che non sia saltato in aria anche l'ufficio matricole. Non importa, colonnello. C'è un ordine preciso che vieta che arrivano le lettere ai nostri soldati. Con permesso, generale. Molti di questi uomini non sono più soldati. A molti di loro manca un braccio, a molti manca una gamba e molti sono morenti. Di certo non potrebbero imbracciare più un fucile. Voglio portare loro un po' di conforto prima della fine. Ah, ecco un vero eroe, signore, un santo. Questo non mi interessa. Comunque va bene, può andare. Grazie, signore. C'è altro, colonnello? No, generale, ma mi permette una considerazione. Dica. Lei è davvero sicuro di voler far leggere quelle lettere ai soldati? Perché no? I nostri soldati sono morti che camminano. C'è solo un filo che li tiene legati alla famiglia. Quelle lettere sono i porci che taglieranno quel filo. Sa che cosa pensano di questi soldati, colonnello? Cosa, generale? Escrementi. Escrementi che è l'ordine della pace della storia. Ogni tanto, per fortuna, viene a pulire la spazzola della guerra. Con tutto il rispetto, generale, sembra che quella spazzola voglia prendersela anche con noi questa volta. Noi? No, assolutamente. Noi espatrieremo, andremo in esilio e sopravviveremo. Loro saranno i morti e noi saremo eroi. Dottore, Alle ordini, colonnello. qual è la situazione? Lo può vedere anche lei. Primo soccorso, sala operatoria, ospedale da campo. Tutto in questa lurida stanza? Cosa vuole che gli dica, colonnello? È la guerra. Continuano ad arrivare i feriti. E voi metteteli sul pavimento, no? Bisognerà far pure come si può. Compromesso. Soldato, sono Filippo Scanzi, c'è una lettera anche per me? Scanzi. Allora, Scanzi Filippo. Eccolo qua. Marito mio, non ho più notizie di te ormai da mesi. Spero che tu stia bene, anche se non posso dirti altrettanto di me. Qui sta andando tutto in rovina, tutto manca, non c'è pane. La fame è la cosa più terribile. Da una settimana, quando Pallina mi si viene ad acciambellare sulle ginocchia, penso che tutto sommato la carne di un gatto non dovrebbe avere un sapore tanto diverso da quello di un coniglio. Mi manchi, mio amato, ma mi sostiene la speranza di riabbracciarti. Ogni sera, prima di addormentarmi, non dimentico mai di baciare la tua fotografia, che tengo sul comodino. Tieni duro, resisti, mio bene. Sarà bellissimo rivederci e tornare a fare l'amore. Grazie, amico mio. Scusa, lettore, sono Luigi Menchini.
Hai notizie anche per me? Ora controllo. Vieni Luigi. Caro Luigi, Ho dimenticato le tue carezze. Non ricordo più la tua voce, il tuo odore. Il tempo sta cancellando dalla memoria persino i lineamenti del tuo volto. Non ce la facevo più a vedere la tua fotografia sbiadirsi, giorno dopo giorno. Così l'ho riposta nel cassetto. La vita è dura per una donna sola. Adesso accanto a me c'è una persona, uno troppo anziano per essere chiamato al fronte, però è gentile e mi ha preso in casa con sé. sei sempre nei miei pensieri e ti amo più che mai. Spero che tu stia bene, non ti devi preoccupare per me. Il cibo, anche se scarso, arriva regolarmente e viene ben distribuito, grazie alle tessere annonarie. Prenditi cura di te e torna presto. Sei un grande amico mio. E Corrado Merli? C'è una lettera anche di mia figlia Carla. Quanti anni ha tua figlia Carla? L'ho vista l'ultima volta un Natale di 3 anni fa. Ero in licenza. Aveva appena compiuto 15 anni. Eccola qua. Sei posta anche te. Caro papà, i pericoli e le privazioni, anziché abbattermi, mi hanno fatto crescere più velocemente. Vorrei che tu fossi orgoglioso di me. Io di te lo sono. E tanto, perché so che ogni giorno ti batti fino allo stremo delle forze, rischiando la vita per difenderci. Tieni duro, papà. Carla, bambina mia, potresti lasciarmela. Mi dispiace, ma io ho avuto ordine solo di leggerle. Bevi, fratello, hai un sacco di lavoro da fare. Il ricacciato indietro dal vigoroso contrattacco armato della Confederazione. Una brillante operazione a Tenaglia. La quinta divisione di fanteria del terzo battaglione di artiglieria ha consentito di accerchiare l'incursore. Migliaia di soldati dell'esercito avversario, in preda alla disperazione, si svestano delle loro divise e si consegnano alle nostre truppe. Di intercettazione un convoglio alimentare di altri generi di conforto è arrivato ieri sera. Per la salvezza finale della patria e la gloria di... Mio carissimo Junio, non so quando e se ti sarà recapitata questa lettera, né se, qualora dovesse arrivarti, sarai ancora in vita e in condizioni di leggere. Stanno arrivando! Ci stanno attaccando! Ci stanno attaccando! Eppure, anche se può sembrare assurdo, mi consola saperti al fronte, in modo che tu non possa vedere in che stato è ridotto il nostro piccolo paese che tu hai sempre amato così tanto. Le strade sono vuote, le finestre delle case sempre sbarrate. Non ci si aiuta più, non ci si sostiene più. Ah, Lucio, sei tu. Sì, sono io. Si può sapere che ti prende? Ti ricordi quando studiavamo insieme all'Accademia? Quando il paese era ancora in pace, ma dappertutto regnava la miseria. Certo che mi ricordo. Insieme ci illudevamo di cambiare il mondo. Noi eravamo dei privilegiati, Junio. C'era concesso di ricevere un'istruzione in attesa di entrare a far parte della classe dei dirigenti. Guardavamo i nostri coetanei, quelli che noi chiamavamo gli ignoranti, dalla testa ai piedi. È vero, ma adesso è cambiato tutto. È cambiato tutto intorno a noi, ma dentro di te, a quanto pare, non è cambiato niente. Cosa vuoi dire? Che sei rimasto quello di allora, con quel nauseante spirito missionario che si rimescola al sangue. A cosa ti riferisci? Ho letto anch'io quelle lettere, Junio. Dimmi, ma cosa pensavi quando ti sei proposto per leggere quelle lettere ai nostri compagni? Sicuramente, conoscendoti, avrai cercato di portare false speranze a quei miserabili. O non è così? Sì, è così. Allora ti sarei sentito una merda quando ti sei reso conto di quali atroci sofferenze avresti potuto portare a quei poveri disgraziati. Ma falla finita. Ma che male vuoi che faccia dare un po' di speranza a chi soffre? Essere sincero a ogni costo, quello sì che a volte fa male. Sei un vigliacco, un ipocrita. Mentire non è mai la scelta giusta, mai. Pensa a quelle persone che torneranno dalla strage con false speranze. Nessuno di loro sopravviverà alla guerra, Lucio. Nessuno di noi sopravviverà. Lo sai tu come lo so io. E perché nessuno di chi ha scritto quelle lettere si è posto il tuo stesso problema? Avrebbero potuto cambiarla loro la realtà, no? Il tuo esasperato moralismo ti rende miope, Lucio.
Ti ricordi le nostre lezioni di filosofia? La parola non è che uno strumento, che diventi qualcosa di buono oppure di cattivo dipende solo dalla bocca che lo pronuncia e dall'orecchio che lo ascolta. Per carità, non voglio più ascoltare i tuoi deliri da filosofo. Sai che ti dico, Junior? Fottiti, tu e la tua carità. Ma cosa stiamo facendo? Ma ti rendi conto che io e te, che siamo amici da una vita, ci stiamo dilaniando proprio adesso nel momento in cui dovremmo essere più uniti? Scappate! Scappate tutti! Il nemico è la prima linea di difesa! Presto! Presto! Ordine! Disciplina! Levati, fammi andare! Imbecille, non sai chi sono io! Signor colonnello, là fuori è un macello, siamo in rotta! Torna al posto di combattimento, soldato! Ma quale posto di combattimento? Le linee sono saltate! Perché scappi, codardo? Credi forse di poterti salvare? Io decido se respiri ancora o finisci sotto il plotone d'esecuzione! Io posso fare di te quello che voglio! Io sono il tuo Dio! Lei è pazzo! Cosa succede, colonnello? Sono tutti pazzi, generale! Sono in rotta! Si calmi, colonnello. Ha ragione, generale! Ma vede, in fondo noi siamo un tutt'uno! Una famiglia! Cosa siamo? Una famiglia! Noi dobbiamo spiegare ai nostri uomini cosa significa lo scorrere del tempo! Lei è pazzo! Ma no, le dico, è la realtà! L'inesorabile scorrere del tempo! Generale, dobbiamo andare. Io me ne vado. Lei se uomini potete anche crepare. I miei uomini? Adesso sono solo i miei uomini? Care cose, colonnello. Ragazzi, andate, lasciatemi qui adesso. Mettetevi in servo almeno voi finché siete in tempo. No, o ci salviamo tutti o crepiamo tutti. È inutile crepare tutti per uno solo. Scappate, andate! Forse ha ragione. Se dovessimo portare la spalla non ce la faremo mai. Via! Giulio! Pare di sì. Lascia che ti dia un'occhiata. Risparmiatelo. Non credo sia un bello spettacolo. No, non lo è in effetti. Devo riconoscere che se c'è qualcosa che non ti manca è la sincerità. Sei testardo come un mulo. Lo sei sempre stato. A proposito, grazie per essere tornato a chiamarmi amico. Non ha senso che ero moribondo. Allora, devi farmi un favore. Dimmi, Giulio, qualsiasi cosa. Non ho ancora letto la lettera di mia moglie e non riesco più a vedere. Non ingannarmi però. Voglio che qualsiasi cosa ci sia scritta, tu me la legga com'è. Credo che qualunque luogo, forse anche l'inferno, sia meglio di questo in cui sono rimasta ad aspettarti. La miseria e la desolazione hanno corrotto la gente non solo nel corpo, ma anche nell'anima, e ognuno è disposto a calpestare ogni dignità pur di sopravvivere un giorno in più. Mio caro, dirti che qui procede tutto bene sarebbe volerti ingannare. La nostra era una povera città, già in tempo di pace, e tanti anni di guerra l'hanno messa completamente in ginocchio. Tanta sofferenza e tanta povertà, però hanno suscitato solidarietà tra la gente. Così in qualche modo si riesce È terribile vedere le persone care spegnersi giorno dopo giorno, senza poter fare nulla per impedirlo.
I primi ad andarsene sono stati più deboli, i vecchi e i bambini, che hanno perso la spensieratezza di un tempo e della loro età. Di una porzione di territorio agricolo conquistato al nemico. Presto verranno assegnate nuove tessere onorarie e riincomincerà la distribuzione di cibo. Certo non credo che correrò il rischio di fare indigestione, finché la guerra non sarà finita, ma almeno un vero pasto al giorno spero di riuscire a metterlo I miei genitori mi hanno insieme. lasciato da poco. È strano rendersi Te li ricordi, erano persone forti, ma non hanno avuto scampo, senza cibo, senza cure, senza medicine, senza nessun sostegno tranne il mio, che non ho potuto fare altro che assistere alla loro agonia. Mio padre e mia madre resistono, nonostante tutto, hanno una volontà di ferro e la loro generazione è molto più solida della nostra. Prego molto e questo mi aiuta. Ti stringo forte a me, ti amo. Giulio! Me ne sto andando, Lucio. Prima però ti devo chiedere scusa per un'altra menzogna. Dimmi. La lettera di mia moglie. L'ho letta, tutta, dall'inizio alla fine. A quanto pare sono caduto nel tuo stesso errore. O forse avevi ragione tu. Forse. Ma è stato bello sentirti raccontare questa storia. Grazie per essere tornato a chiamarmi amico. Cos'altro avrei potuto fare? Un morto non si può permettere di avere nemici. Giugno! Giugno!